Parliamo di imprese, ma partiamo da casa. Abbiamo avuto un problema con la pelle del nostro bambino. Questa terra ci ha dato la soluzione. Quando arriva il là che vi porta a dire da farmacista e da serramentista adesso ci costruiamo un'azienda? Siamo passati a 20-30 mila euro di fatturato. Caspita. 33 minuti, un'impresa. È incredibile davvero. La strategia, i sacrifici, ma anche il genio nascosto dietro alle piccole e medie imprese più audaci ed ispirazione. 6 milioni e mezzo, 4 milioni di euro, 10 milioni. Benvenuti in una nuova puntata di Imprese. Veramente mi sento un eroe. Da un'idea di Manabi e Strategy News Agency, ogni settimana un intero documentario dedicato agli eroi che fanno grande il nostro paese. 60 milioni vicini ai 4. 50 milioni. Perché fare azienda è una vera e propria impresa. Ascoli Piceno, Dubai, Rimini, Treviso, Genova. Per trovare nuovi spunti e ispirazione anche per la tua attività, iscriviti al canale per non perdere nemmeno un episodio. Ma ora torniamo all'impresa di oggi. Oltre il 500% di incremento anno su anno negli ultimi 3 anni. Un modello di business veramente incredibile e basato su quelle che sono le esigenze familiari nate da un'esperienza e un'esigenza a cui nessuno era stato in grado di dare una soluzione così efficace. Ci troviamo in Toscana, nel cuore della Garfagnana, e oggi andiamo a scoprire un'azienda che è veramente a misura di famiglia. Permesso? Avanti! Ma che meraviglia! Saluto prima lei, no? Come se non ci vediamo da... questa bellissima entrata fake, perché dovete sapere che siamo qui insieme da quanti giorni? Quanti giorni sono passati? Un mesetto. È stato bello lungo il soggiorno. In cui stiamo facendo un sacco di riprese, un sacco di attività. Ma adesso siamo qui invece per raccontare la vostra storia. E che storia, mi viene da dire! Sì, perché quella di cui ci occuperemo oggi è un'avventura che ha quasi dell'incredibile. Scopriremo come un unguento degli anni 40 riesca a curare là dove creme moderne fino ad oggi non arrivavano. Parleremo di benessere e cura della pelle, ma tutto questo declinato alla pelle spesso più sensibile, e cioè quella dei bambini. Lorenza e Stefano ci racconteranno come abbiano trasformato un problema in un'opportunità di business, tanto da lasciare i rispettivi lavori e buttarsi a capofitto in questa nuova attività con l'obiettivo di aiutare molti genitori in difficoltà. Non solo, scopriremo come della semplice acqua possa fare tanta differenza da far addirittura crescere il loro fatturato di più del 500% all'anno. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamola insieme. In Toscana, siamo nel cuore della Garfagnana e qui siamo a casa vostra. Qui sì, esatto. Ok? E questa è già una cosa particolare perché parliamo di imprese ma partiamo da casa. Com'è sto fatto? E noi siamo partiti in questa maniera qui, perché è successo che abbiamo avuto un problema con la pelle del nostro bambino e non siamo riusciti a risolverlo in nessun modo. Tra l'altro lei è farmacista, mia moglie, e abbiamo provato tantissimi prodotti, non c'è stato nulla che ci abbia aiutato con la sua pelle. Ha passato notti, insonni per tanti mesi e alla fine, non lo so, questa terra ci ha dato la soluzione. Bambino che ai tempi aveva? 3 mesi. 3 mesi e tu raccontavi che proprio... La pelle che non era quella di un bambino. Non era quella di un bambino. E tu utilizzi anche questa espressione toscana del si grattava al sangue. Non lo volevo dire. Sì. Era proprio pieno di croste. Sì. Era rossa, la pelle era rossa, secca. Aveva queste chiazze un po' comunque dalla testa e poi tutto il corpo. Di che cosa vi occupavate durante quel periodo? Io ero farmacista, quindi lavoravo in farmacia. Sì, e io facevo l'infissista, quindi finestre, persiane, porte interne, ecco, questo era il nostro background. E cosa succede con vostro figlio, con quella tipologia di problema, e come l'affrontate? Come l'affrontiamo? Prima se ne provano tutte, quindi di tutti i colori. Creme su creme, visite su visite, senza però uscirne fuori.
e a livello emotivo l'affrontiamo che non sappiamo dove sbattere la testa. Perché vostro figlio soffriva di dermatite? Dermatite atopica. È un'infiammazione della pelle che porta appunto la pelle a essere secca, screpolata e reattiva a qualsiasi cosa. Quindi la sua pelle si irritava, era perennemente irritata. In testa non c'aveva capelli, Ok. e c'era una crosta che lui tendeva dal prurito a grattarsi in continuazione, soprattutto durante la notte. Quanti mesi è durata questa agonia? Tanti. 6 mesi, mi sembra. 6 mesi, Almeno sì, 6 mesi. tutti. In cui non si dormiva? Non si dormiva. No, noi si faceva a turni. Tante volte proprio lui non voleva essere toccato, quindi magari io andavo là per prenderlo, era piccolino, neonato, cioè urlava tantissimo, quindi si cercava di... chi ci va ora? Con chi starà meglio? Perché poi noi ci si sentiva talmente male che era difficile anche non passargli a lui tutta quella che era la Certo. nostra emozione. Specialisti, dermatologi, medici, pediatri. Poi da farmacista suppongo che tu abbia provato praticamente il Tutto, mondo che si poteva certo, provare. Sì, sì. Tra Tutto quello che- rimedi più soft, aggressivi, eccetera. Nulla. E quindi che succede? Una sera che dopo l'ennesima forse crema che si provava, io ero stanca, non ce la facevo veramente più, arriva lui, anche tutto contento devo dire, perché comunque eri felice, con questa crema, un unguento dato da un contadino qui della zona, e mi dice provala, proviamo questa, era contentissimo, e io gli faccio... Poi mi immagino tu da farmacista arriva con la crema del contadino. Questa roba non gliela metto io sul mio bambino. Sì? La notte stessa, mani nei capelli, dico vabbè, proviamo. Ovviamente lì per lì nulla, però continuiamo perché era l'unica che non li bruciava, non gli dava fastidio a metterla e quindi era già una cosa Poi era buonissima. stata la prima differenza, cioè Sì, le sì. altre in qualche modo nel momento in cui le applicavi. Li bruciavano, Ok. spesso sì, o diventava più rosso, o Sì. insomma aveva delle reazioni. E piano piano ho iniziato a migliorare, le notti sono state finalmente serene e I primi lui non capelli. si grattava, sì, i primi capelli. I capelli è i primi stato capelli. bellissimo. E quindi a quel punto siete tornati a prendere tipo un tir di questa crema? No, poi siamo andati da lui, gli abbiamo chiesto più informazioni su questa crema, anche perché ne avevamo bisogno. Come mai c'era questo unguento qui? È venuto fuori perché era stato studiato qui per la prima volta nel periodo tra la seconda guerra mondiale da un dottore del posto. Lui ci ha spiegato tutto il procedimento, il fatto che appunto veniva raccolta a mano in un determinato periodo di tempo, deve stare in infusione con l'olio d'oliva, insomma ci voleva tantissimo tempo. Il processo è bello. Il processo è bello, lungo. E quindi dopo che abbiamo visto questa cosa qui, che insomma era molto particolare, che è stata l'unica cosa che ha fatto ad Elia, e lei ha detto, bene, ci devo capire qualcosa. Quindi ho studiato, ho ricercato sulla pelle anche, non solo in Italia ma anche all'estero, poi sull'ericriso e le sue proprietà, e ho chiamato penso tutti i laboratori possibili di creme in Italia e siamo riusciti poi nel nostro intento. Possiamo già iniziare a spoilerare che voi oggi producete questa crema che si chiama Coccole di Elicrisio, su cui avete costruito praticamente il vostro modello di business. Sì. Ma nel momento in cui tu inizi a studiare principalmente per risolvere il problema di Elia e riuscire a poterlo curare ancora di più, o già avevate un'idea? All'inizio no, l'idea non c'era. Mi ho reso conto che non ero sola. Cioè c'erano altre mamme con altri bambini che avevano il solito problema. E lì è scattato ok, allora sì, aiuto il mio bambino, sicuramente è nata da quella necessità lì, ma poi posso aiutare anche altri, perché aiutava anche altri. Eh sì, perché quello che va a colpire la crema di Lorenza è un bisogno reale che, come lei, ha incontrato e incontra molti genitori. Il bisogno reale, essendo una necessità intrinseca, è più facile da comunicare attraverso il marketing rispetto ad un bisogno indotto che, essendo inventato, ha bisogno di strategie più aggressive. Però attenzione, più facile da comunicare non vuole necessariamente dire più facile da vendere,
Proprio perché se il bisogno è reale è molto più facile avere a che fare con una concorrenza spietata. Mentre il bisogno indotto spesso crea un mercato con poca, se non addirittura con nessuna concorrenza. Riesci a trovare questa soluzione per questa crema e per riprodurre e per accorciare potenzialmente sì. tutto il processo produttivo e stabilizzarla anche. Sì, certo. Inizi in qualche modo a vedere che l'applicazione funziona anche su altri bambini e non solo su Elia, ok? Con queste mamme di cui parlavi. Quando arriva il là che vi porta a dire da farmacista e da serramentista adesso ci costruiamo un'azienda? Quando si capisce che insomma questa cosa qui era una necessità che ci doveva essere. Come per noi, come a tanti altri, c'era mancata questa possibilità. Sì, non potevamo tenercela per noi. Mm-hmm. Voi non è che mi avete raccontato che in qualche modo voi, che ne so, vi occupavate di marketing o lavoravate online o cose di questo tipo. No, tu lavoravi in farmacia, ok, dottoressa da questo punto di vista, e tu andavi a montare le finestre, perché serramentista andavi a montare le finestre alla fin fine. Sì. Com'è questo cambio? Cioè, perché in qualche modo, e poi siamo in Garfagnana, qui siamo un paese di 2000 persone più o meno, anche se siamo nel 2024, non è così immediato e scontato dire ok, apro un'attività online. Sì. Aiutatemi a comprendere com'è questo passaggio qui. C'è stato tanto... Abbiamo studiato. Tanto studio, e poi per noi quella era la soluzione migliore. Sì. E quindi dopo, da quando era la soluzione migliore, siamo andati a cascata su quello che bisognava fare per arrivare a quella soluzione lì. Certo. Non è arrivata subito, cioè nel senso era la soluzione migliore nella nostra testa, ma il come ha fatto una strada lunga e sta facendo una strada. Come metterla solo in quel posto lì e in una certa maniera è stato lungo, nel senso ha sicuramente forzato il tutto il fatto che abbiamo lasciato i lavori, abbiamo lasciato tante cose, insomma ha forzato la mano verso l'ottenere dei risultati, o la va o... E com'è stato quel salto nel buio? Perché alla fin fine, nel momento in cui io ho un'attività, ho un lavoro tra virgolette sicuro, decidere di fare un passaggio di questo tipo non è così scontato. Per quanto mi riguarda, ho messo sul piatto semplicemente quello che stavo vivendo in quel momento lì e quello che volevo offrire, ma proprio anche a livello mio personale, cosa potevo offrire alla comunità, cosa potevo offrire. E in questo modo qui potevo essere molto di più d'aiuto a tante altre persone. Io partivo dalle 7 la mattina, tornavo alle 7 la sera, la famiglia non la vedevo mai e non c'era tanto sbocco di lavoro, eccetera, eccetera. Non davo libertà, soprattutto anche la mia creatività l'avevo molto bloccata, e quindi quando ho fatto la bilancia lì è stato abbastanza semplice. Questa crema è una crema incredibilmente solida perché è senza acqua, mentre praticamente la stragrande maggioranza delle creme in commercio invece contengono acqua e i laboratori spingono per poter mettere acqua all'interno. Sì, acqua, conservanti, invece coccole di Licrisu non ha acqua e non ha conservanti, è fatta con oli e burri. In Quindi realtà si conserva anche da sì, sola. una qualsiasi normale crema, se la rovesci scende, invece quella lì se la provi a rovesciare non dà proprio un impatto incredibilmente solido sostanzialmente. Sì, e infatti anche come... Sembra un monolite, non una crema. Strong, sì. Nello studiare eccetera eccetera vi siete resi conto che la caratteristica comune di tutte le creme che avevate provato era proprio il fatto che ci fosse presenza di acqua. Sì, che è una cosa che uno dice, l'acqua la beviamo, però acqua nella crema significa conservanti, significa emulsionanti, significa sostanze che sono sostanze in più e che al mio bambino davano fastidio. Perché tutte le creme che io a un certo punto ovviamente mi sono messa lì, l'ho preso tutte le creme, l'ho guardato l'Inci e ho detto come mai? Certo. Voi no e lei sì? E la differenza unica era che quella lì non c'aveva. Il primo Non ingrediente c'era di l'acqua. tutte le altre erano acqua e lei no. Noi abbiamo iniziato questa puntata qui in casa vostra perché?
perché l'azienda oggi dove sta? Qua di sotto. E avete creato tutto qui di sotto. Sì. Ma è stato il primo pensiero o anche qui è stata una naturale conseguenza? È stato com'è stato il processo di fare tutto in casa? Naturale conseguenza e di fare tutto in casa è nato principalmente dal fatto che noi si voleva stare vicino ai nostri bimbi. Prima eravamo qui e poi, ok, ci abbiamo posto, siamo espansi e quindi andiamo di sotto. Casa e bottega, solo bottega, più bottega, meno casa. Certo, tenere una distinzione tra le due realtà non è semplice quando la bottega è proprio sotto casa. La questione è sempre stata annosa e non ha una vera e propria soluzione. Se è vero che la separazione tra vita lavorativa e vita privata è cruciale per mantenere un equilibrio sano, è anche vero che condividere alcuni aspetti può rafforzare i legami familiari e aumentare la comprensione reciproca. Come sempre, la chiave è trovare un equilibrio. Ad esempio, definire orari specifici per il lavoro e momenti sacri per la famiglia, garantendo che entrambe le dimensioni ricevano l'attenzione necessaria. Ci siamo manifestati immediatamente nel piano di sotto e siamo entrati in questa stanza che è La mia stanza. la mia stanza. La mia stanza. La mia stanza che diventa anche, dal lavoro che abbiamo fatto insieme, il tuo set YouTube praticamente. Sì. Quindi il mio ufficio, la mia stanza e il mio set YouTube. Fantastico. Lavorate prevalentemente con il vostro e-commerce che avete costruito praticamente totalmente voi, corretto? Sì. Lui. Sì. Dopo quanto avete iniziato a prendere la prima collaboratrice? L'abbiamo preso a settembre l'anno scorso, quindi Ok. dopo 2 anni. Ok. Per 2 anni Tempo eravamo vola. in due. Quindi per 2 anni avete macinato da soli? Sì. Sì. Ok. Con anche i bimbi che vi aiutavano? Anche i bimbi che ci aiutavano. Sì, decisamente. Quali sono state le principali difficoltà e in qualche modo, cioè, come avete fatto proprio a creare azienda da zero? Le difficoltà più grandi sono state, per quanto mi riguarda, sono state la bellezza di avere un negozio online, creare la bellezza, creare una realtà che c'è ma non si vede, oppure che non c'è ma si deve vedere, ok? Quindi dare un'idea di bellezza e di professionalità, cosa che anche ora un pochino manca, ecco. C'è sempre da migliorare. Però questa è stata una prima difficoltà. Un'altra grande difficoltà è stato il messaggio, capire quello che volevamo dire, come dirlo, e l'altra grande difficoltà è stata a chi dirlo. Dove siete andati a prendere le informazioni che vi servivano per comprendere come vendere online, a come costruire un e-commerce, a come fare azienda? Cioè, come vi siete informati da questo punto di vista? Ovunque. Sì, corsi online, su libri, su YouTube, diciamo, ci ha aiutato tanto, tantissimo. La principale fonte di informazioni da cui poi avete allargato il raggio. Sì. Parliamo di un problema della pelle, ok? Parliamo di una dottoressa che lavorava in farmacia, sviluppate questa crema, nell'immaginario comune il passaggio immediato dovrebbe essere: bene, inizia a venderla in farmacia. E invece come non c'è stato questo passaggio e siete andati invece direttamente verso l'online? Abbiamo cercato di capire come comunicarla questa cosa qui, una crema totalmente diversa. All'inizio siamo andati anche a sentire in farmacie così, ma era da spiegare tanto e non era capibile, quindi abbiamo pensato che la strada più veloce fosse quella di andare sull'online, ma le farmacie però è un discorso che va ripreso sicuramente, perché è un prodotto che farmacie, oppure negozi nel dettaglio, oppure erboristerie, nel senso non è che si scarta a priori, però sono tutti posti dove un cliente deve avere la possibilità di avere anche i nostri prodotti. Ci portate a vedere gli altri vostri prodotti in magazzino? Hai voglia? Andiamo. Prego. Era una rimessa questa, era praticamente ci mettevo tutta la roba. Sì. E poi dopo per necessità è diventato questo. Qui possiamo dire che è dove è nato tutto, Sì. perché noi come da su siamo scesi in questa stanza.
Questa è stata la prima. Questa è stata la prima. Sì. Noi si lavorava qui. Questo è il vostro prodotto principale con cui avete fatto fino ad oggi oltre il 90% del fatturato praticamente. Sì. Ok? Sì. Che è la famosa crema che avete iniziato a sviluppare proprio sulla dermatite di Elia, praticamente. E voi avete creato la formula soddisfatto rimborsata. Sì. Perché? Mi sono svegliato un giorno che mancava qualcosa, perché tutto quello che abbiamo vissuto noi non si dava la possibilità di provare il prodotto. Ok? C'è incongruenza, perché noi abbiamo provato tutti i colori, però alla fine non si dava una formula soddisfatta rimborsata. Ok. Ci sapeva questo prodotto qui, ci sapeva anche questo prodotto qui. Quindi ho detto, semplicemente vanno legati insieme. Quindi in realtà praticamente io sto comprando questa, che è Sì. la confezione standard, ok? Sì. Ma insieme mi arriva anche questa, Sì. ok? Che è una confezione pocket piccolina, eccetera, eccetera. E quindi come funziona questa formula che avete impostato? Semplicemente il cliente ha un po' di tempo, tipo dall'arrivo 15 giorni, Sì? ci comunica quando inizia o quando ci comunica che inizia la prova e utilizza la confezione pocket. Ok? Vede se fa il caso suo su una determinata parte del E problema. voi logicamente anche qui dentro spiegate con quelli che sono i contenuti che mettete all'interno della confezione, esattamente come funziona la prova, eccetera, Esatto, eccetera. sì. E a quel punto, nel caso in cui in qualche modo non mi dovesse piacere il prodotto, eccetera, eccetera, che cosa succede? Che si prenota il ritiro e riprendiamo il prodotto una volta che verifichiamo che è intatta, Ok? posto si fa il reso. Sì. Quindi fa praticamente rimborso. questa il cliente se l'è tenuta perché l'ha provata, Sì. eccetera, eccetera, non fa altro che rimettere questa qui all'interno della scatola e semplicemente mi rimanda questa scatola qui. Sì. Sì, esatto. Ci contatta, noi mandiamo il nostro corriere a ritirarla. La garanzia, soprattutto il soddisfatto rimborsato, è una leva potentissima del messaggio di marketing, perché ispira fiducia nei consumatori, riducendo il rischio percepito nell'acquisto. Questa promessa dimostra l'impegno dell'azienda verso la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente. Offrendo un rimborso completo, i clienti si sentono più sicuri e motivati a provare il prodotto, aumentando così le vendite e la fidelizzazione. Inoltre, la garanzia può differenziare un'azienda dalla concorrenza, migliorando la reputazione del marchio. Ma sentiamo quali risultati hanno ottenuto Lorenza e Stefano. Quanto è stato il cambio, anche in incremento in termini di vendite, distribuzione, eccetera, eccetera, da quando avete introdotto questa formula? Tanto. Te la quantifico in termini... Noi si faceva 3.000 euro al mese, mi è mancato anche il fiato quando lo dicevo. Ecco, di fatturato da 4 mesi, da quando abbiamo iniziato a fare questa formula qui, siamo passati a... Ti sta piacendo questa puntata? Senti che anche la tua impresa meriti un documentario come questo? Pensi di avere la storia e le qualità che servono per diventare il prossimo protagonista di Imprese? Allora clicca il link in descrizione e candida la tua azienda. Nel frattempo, torniamo alla puntata di oggi. 20-30.000 euro di fatturato Caspita. al mese. Solo per aver introdotto questa tipologia di Sì, formula? solo con questo prodotto. E poi da qui, da questa coccola di Elecrisio, qui dietro io vedo altri prodotti. Come sono nati questi altri prodotti e qual è stato il prodotto successivo a coccole di Elecrisio? Il prodotto successivo è stato Abbraccio del Sole, Sì. Ok. è stato il solare. E, allora, sono nati sempre per richieste da parte delle mamme e perché ci siamo resi conto che dovevamo dare altri prodotti che avessero determinati ingredienti, che comunque rispettassero determinati standard per poter aiutare al meglio. Siamo passati un'estate al solare, ora non mi ricordo quale estate, l'altra estate, un anno fa. Al E avete un Abbraccio solare del in due Sole. versioni perché c'è la protezione 30 e la protezione Sì. 50. È sempre senza acqua, senza conservanti, con oli e con filtro fisico, Ok. quindi non ha nanoparticelle, non ha filtri chimici. E questo quindi nasce anche per, diciamo, collegare all'utilizzo di coccole di Elecrisio e poter avere anche una protezione oltre che un
alleviare il prurito, il rossore, sì. la screpolatura, eccetera. Uno dei problemi grandi, purtroppo, di bimbi che hanno problemi di pelle è che non possono più andare in piscina. Molte mamme disperatissime, al mio bimbo gli piace la piscina, ma Certo. non posso andare. Con Abbraccio del Sole mettono prima, fa da barriera perché ha un filtro, ha uno scudo, e riescono ad andare, cioè ci dicono proprio bene, va bene così. Dopo è nata la parte del bagnetto. La linea bagno. La linea bagno che ci chiedevano da tantissimo tempo. La linea bagno che anche qua tutto senza acqua, quindi non sono dei normali docce a schiuma. Sì. Vabbè, la doccia polvere è proprio una polvere lavante, e con l'acqua diventa una schiumetta morbida morbida. Questa è piaciuta tantissimo. Tutti hanno all'interno estratti naturali, quindi elicriso, ma anche malva, calendula, che aiutano la pelle, quindi lasciano proprio la pelle morbida, liscia, nutrita, e quindi mantengono proprio il benessere della pelle. E una cosa che ci siamo resi conto con Elia in primis, ma poi anche con tutte le altre mamme, era che l'acqua non era per niente di aiuto. Quindi ogni volta che il nostro bambino faceva la doccia tornava fuori che la sua pelle era un fuoco. Ok. Quindi praticamente noi aggiungendo anche questo, in realtà stiamo chiudendo un ciclo. Sì. Perché in qualche modo lavo il bimbo, lo nutro, eccetera, e di conseguenza lo proteggo. Sì. Tutto lavorando sulla pelle. Sì. In tutta questa storia. Come avete deciso a un certo punto di farvi aiutare da questa coppola e dai pazzi scatenati che ci sono qui dietro le camere e anche a casa, perché oggi siamo parecchio in tanti? Com'è stato il passaggio? È stato forte, è stato tosto. Per noi ci ha cambiato tanto il fatto di dire ok, aiutiamo le persone, ok, sei un'impresa. Ci siamo insomma guardati un attimino intorno, abbiamo messo in discussione tutto quello che stavamo facendo e ci siamo dati anche un obiettivo, quello di arrivare a più famiglie possibile, di aiutare il più possibile. E abbiamo visto in questa coppola e soprattutto questi due pazzi scatenati che ci abbiamo dietro alle telecamere, abbiamo visto, e non solo perché insomma quanti siete, non lo so, vabbè, e abbiamo visto un grande amplificatore sociale, grandissimo. E qui abbiamo anche un primo risultato che è proprio arrivato tra ieri e oggi, perché ugualmente, visto che la maggior parte del fatturato lo stiamo facendo con questa tipologia di prodotto, ma abbiamo degli altri ottimi prodotti che permettono di chiudere il ciclo, la prima cosa che abbiamo fatto è abbiamo detto iniziamo a lavorare su coloro che già stanno acquistando, andando a creare delle offerte specifiche che gli andiamo a inserire direttamente nella scatola di spedizione. Cioè, giusto, nel senso, giustissimo. Il cliente si fida di noi, inizia a fidarsi di noi e ha bisogno di queste cose perché sono cose di cui ha bisogno. Ma lo sai che tante volte la maggior parte dei nostri clienti non sapeva nemmeno che c'erano altri prodotti. Certo. Ma in questi anni di azienda, qual è stato quel momento che identificate più difficile in assoluto e come l'avete superato? Non c'è stato un momento in particolare, ci sono più momenti e la cosa che secondo me la risposta alla tua domanda è il fatto di non avere attitudine, il fatto di cominciare a quantomeno percepire che la devi mettere su. L'attitudine è importante perché gli imprevisti ci saranno sempre, qualsiasi imprevisto. Cosa vi sentireste di dire a un'altra coppia, un'altra famiglia che sta guardando questa puntata e che magari sta proprio pensando al fatto che la propria vita sta stretta, che col proprio lavoro in quella maniera che cosa vi sentireste di dire a queste coppie, a queste famiglie? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Lorenza e Stefano si sentono di dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però, come sempre, cerchiamo di riassumere le lezioni più significative che abbiamo appreso da questa esperienza e che ci fanno affermare che questa sì è un'impresa che ha generato una vera e propria impresa. 1. Cogliere le opportunità. Quella di saper vedere e cogliere le occasioni è una fondamentale qualità per chiunque voglia fare impresa.
Lorenza e Stefano hanno colto l'opportunità che un problema gli aveva posto davanti. Non solo si sono prodigati per risolvere quel problema, ma hanno capito che potevano fare business aiutando le altre persone a risolvere lo stesso problema. 2. Il coraggio di mollare tutto. Questo è un tassello che incontriamo spesso. L'attitudine al cambiamento e al rischio è essenziale per fare impresa. Anche se Stefano non era molto contento della sua situazione professionale, lasciare il certo per l'incerto non è mai semplice. In questo caso sia Stefano che Lorenza hanno mollato tutto per dedicarsi anima e corpo al loro sogno. 3. Studio e formazione. Altra caratteristica importante per un imprenditore. Studiare, imparare, rimanere aggiornati è l'unico modo per stare al passo coi tempi e restare competitivi in un mondo in continua evoluzione. Acquisire competenze fa parte del lavoro imprenditoriale, soprattutto all'inizio e soprattutto nelle piccole imprese, dove non si può ancora acquisire personale specializzato. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti qui sotto quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché la prossima sarà una puntata speciale interamente dedicata ad uno dei temi più discussi quando si parla di impresa: la gestione del team. Quanto sono importanti i dipendenti per il successo aziendale? Quali sono i segreti per una buona gestione dei collaboratori? Scopriremo, grazie alle testimonianze di alcuni imprenditori che abbiamo conosciuto in questi mesi, che probabilmente non c'è una ricetta prestabilita e una sola visione. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Ma ora torniamo ai consigli di Lorenza e Stefano e noi ci rivediamo la settimana prossima. Di capire bene quello che vogliono fare, di capirlo e poi di gettare le basi per farlo. Farlo, di buttarsi, perché è proprio importante. Cioè, se sei lì che vuoi, che ti sta stretto quello che stai facendo, poi io l'ho vissuto proprio tanto, che se ti sta stretto trova il modo di uscirne, non continuare a rimandare, a dire sì, vabbè, anche facciamo ancora, aspettiamo 6 mesi, aspettiamo un anno, poi tanto, no, fallo, che poi loro crescono. Certo. Per entrare in contatto con voi, per contattarvi, per scoprire i vostri prodotti, eccetera, eccetera, il sito internet che mettiamo qui sotto è www.metodopellesana.it. fantastico. Grazie. Grazie. Grazie a te. Grazie. Penso che ti dobbiamo disturbare perché ci metteremo proprio qua. Perché precedentemente avevo letto benvenuti a una nuova puntata di Imprese, ma Manabi non andava bene e quindi ho dovuto rifare il rifacimento.